Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere la torcia della Phoenix, la TK20R versione 2.0. Questa torcia mi è stata inviata ancora prima di essere immessa sul mercato per poterla provare. Quindi quando vedrete questo filmato o è sempre da uscire o è uscita da pochissimi giorni. Infatti, come vedete, non ho né l'imballo originale e neanche il manuale definitivo, perché questo mi è stato mandato per email tramite PDF. Ripeto, questa è la TK20R, la versione 2.0. In commercio esiste già la versione 1.0, chiamata TK20R, e su questa hanno fatto diversi upgrade. Intanto vediamo subito le dimensioni reali, quindi lunghezza 15 cm e mezzo, larghezza massima 3 cm e mezzo, larghezza minima 2 cm e 8. Caratteristiche principali: la torcia, come vedete, è composta da due pulsanti sul fondo, una clip per agganciarla a una tasca, un zaino, una fibbia, una cintura, dove volete, e qua, svitando questa piccola ghiera, viene fuori la porta USB Type-C. Una volta chiuso questa piccola ghiera, questa piccola vite, la torcia diventerà impermeabile IP68 con certificazione IP68. Quindi hanno trovato un modo semplice e funzionale per poter ricaricare la torcia senza dover tutte le volte levare la batteria all'interno. Ok? Ovviamente ci sono due pulsanti, uno per la funzione strobo e uno per accenderla normalmente, e poi decidere, dopo vi faccio vedere, le varie intensità di luce. La batteria che viene data in dotazione è da 5000 mAh, una 21700 da 3.6 V, 18 watt orari. Marchiata Phoenix, con tutti i sistemi di sicurezza per la ricarica. Batteria ricaricabile ovviamente agli ioni di litio. Come viene specificato anche sulla batteria stessa, è dotato di un circuito di sicurezza di ricarica, come vi avevo accennato prima. Circuiteria tutta placcata in oro, e circuiti stampati, componenti di alto livello come sempre. Le guarnizioni sono sia superiori che inferiori per avere un livello di impermeabilità ai massimi livelli. Il peso, vediamo subito il peso della torcia completa di batteria: 200 grammi, 202 grammi totali. Quindi una torcia con queste qualità e in soli 200 grammi non è male. Vediamo un po' le caratteristiche principali, ve le leggo direttamente sul manuale che mi hanno inviato via mail. Vi ripeto, vedete il manuale così e la torcia senza imballo, perché questa è una torcia che mi hanno mandato, diciamo, in anteprima per provarla, prima ancora che venga messa sul mercato. Comunque appena vedrete questo video vuol dire che la potete trovare sui distributori ufficiali. Partiamo dai parametri principali di luce. Come vi ho detto, questa torcia ha una versione strobo, quindi lampeggiante, da 3000 lumen, eco, a risparmio energetico, 30 lumen, e dura fino a 48 ore. La distanza è 45 metri. Intensità 490 candele. Modalità basso, 150 lumen, 21 ore e 20 minuti, però vabbè, teniamo conto 20 ore, arriva fino a 100 metri e 2500 candele. Comunque l'intensità più o meno non è che ci interessi tanto, ci interessa più i metri e i lumen. Modalità media 350 lumen, 7 ore per 150 metri di profondità. Modalità alto, height, 1000 lumen, 3 ore e 250 metri di profondità. Modalità turbo, durata 3000 lumen, addirittura 3000 lumen, 2 ore diciamo e 50 minuti, quindi circa 3 ore, e una profondità di 475 metri. Ovviamente la torcia ha una resistenza di impatto fino a 1 metro e, come vi ho già detto, impermeabilità IP68. Come caratteristiche principali direi che sono veramente eccellenti. Come avrete già visto, la potenza massima è 3000 lumen per una distanza di circa 500 metri, loro dicono 475 metri, quindi più o meno mezzo chilometro. LED con cui è stata costruita
Questa torcia ha una durata di 50.000 ore. Porta di ricarica, come vi ho già fatto vedere, a scomparsa e anche qui con guarnizione USB Type-C. Ovviamente sto usando un classico cavetto da cellulare praticamente. Quando la mettete in carica, sul lato opposto vi è un LED che indica rosso che la batteria si sta caricando e quando arriverà a verde, ovviamente, batteria ricaricata. Devo dire che i particolari e le rifiniture di questa torcia sono, almeno a mio giudizio, veramente realizzate a modo. Anche la scorrevolezza di questa ghiera di protezione della porta USB Type-C scorre veramente bene. Si ha subito la sensazione di un oggetto premium, di materiali premium. Infatti tutta la struttura è costruita con alluminio, ora vi dico anche la sigla, A6061 T6, con una finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HA3. Non so se vi interessa, comunque in descrizione io vi lascio anche il manuale dove potete vedere tutte le caratteristiche, sia in inglese che in italiano, tradotto un po' alla meno peggio. Sulla parte inferiore della torcia vi sono presenti due pulsanti, uno, come chiamo loro, tattico, che è la funzione praticamente strobo, che è questo, e uno per le funzioni classiche di accensione, spegnimento e regolazione della potenza. Eventualmente in esterna vi faccio vedere tutte le funzionalità al buio e le potenze effettive, perlomeno come voi vedrete con i vostri occhi la potenza di questa torcia. Altra cosa molto interessante è il circuito con la memoria. Che vuol dire? Vuol dire che una volta che l'accendete, decidete col secondo pulsante, quello che chiamano tattico, l'intensità della luce che volete utilizzare. Una volta spento e una volta che volete riutilizzarlo, la torcia ha memorizzato l'ultimo suo stato. Per esempio, questa è la potenza bassa, quindi spengendola e riaccendendola si riattiverà la modalità bassa intensità. Quindi tutte le volte non dovete scegliere e riscegliere sempre le modalità. Una volta che avete scelta, spengete e riaccendete, memorizzerà l'ultimo stato. Lo strobo ne ho già parlato, è uno strobo classico, però è molto molto potente e secondo me è uno di quegli strobi che può essere utilizzato anche come difesa personale per accecare un eventuale aggressore, sempre fra molte virgolette. La batteria, come vi ho già detto, è una batteria a ioni di litio prodotta dalla Phoenix, o perlomeno marchiata Phoenix, 3.6 volt, dimensioni 21700. Possono essere usate anche altre batterie che troverete sul loro sito, però sono sconsigliate, anzi non potete usare le 18650, 16340 e CR123A, che sarebbero quelle fotografiche, diciamo. Consiglio mio e anche consiglio del manuale: ogni 4 mesi scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non lasciate la batteria carica per tanti mesi consecutivi perché si potrebbe rovinare. Quindi ogni 4-5 mesi la prendete, l'utilizzate, la scaricate e poi la ricaricate e la rimettete al suo posto. Quando accendete la vostra torcia e volete sapere a che livello è la batteria, da qua è possibile vederlo. Tramite quel LED capirete se la batteria è carica e a quanta percentuale di carica essa ha al suo interno. Quindi un'altra cosa veramente veramente utile. Altro circuito di protezione che ha questa torcia è contro il surriscaldamento. Se usate l'intensità massima o turbo che provoca ovviamente un surriscaldamento del LED e di tutta la torcia in sé, quando arriverà alla temperatura di circa 60 gradi, la torcia diminuirà automaticamente la sua potenza per far sì che la torcia riesca a raffreddarsi autonomamente. Quindi anche questo è un altro circuito molto 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 utile per far sì che la torcia non si rovini. Sul manuale è presente anche uso e manutenzione, che ci sono i classici consigli per mantenere la torcia sempre operativa e sempre funzionale. Questi non ve li dico neanche perché sono le cose base per ogni torcia. Nella confezione, che purtroppo io non ho, ma quando voi
e se comprate questa torcia vi arriverà nella sua confezione originale, troverete incluso il cordino, la custodia dove riporla, 2 o-ringhe di ricambio, cioè le guarnizioni che servono per mantenere la torcia impermeabile, manuale utente e la scheda della garanzia. Fine del manuale ci sono gli avvertimenti su come non usare la torcia, non puntarla direttamente negli occhi e tutte queste altre cose. Altra caratteristica molto interessante di questa torcia è che ha una doppia molla sotto il bulbo del LED e sul fondo, serve a tutelare la batteria dalle cadute più pesanti. Quindi la batteria è fra 2 molle e gli urti saranno ammortizzati, come se fosse un piccolo ammortizzatore. E adesso che abbiamo visto tutte le sue caratteristiche principali, andiamo in outdoor e proviamola direttamente al buio. Beh, che dire di questa torcia? Come materiali è veramente una torcia premium, un po' come tutte le torce della Fenix, che sono degli oggetti indistruttibili e molto molto affidabili. Vedendo la versione V1 rispetto a questa hanno fatto un gran salto di livello, la luce giudicate voi perché l'avete vista direttamente nel test ed è eccezionale. E torcia molto valida sia per un uso quotidiano oppure lo potete mettere in macchina, nello zaino. Certo, duetti, se volete avere uno zaino ultralight non è indicata, però come torcia anche di emergenza in macchina a mio parere è veramente utile. Quindi se volete una torcia da utilizzare sia in ambiente quotidiano, in casa, in auto, in camper, in barca, dove volete, e anche poi portarla in un'escursione giornaliera, questa fa il caso vostro. Poi la rimettete dove più volete, dove la utilizzerete di più, che ne so, in macchina, e avete un oggetto affidabile, duraturo e di qualità molto alta che vi durerà anni e anni e anni. Come sempre, io tutti i test che fo sugli oggetti che recensisco e che provo sul mio canale non mi pagano, non mi danno nulla, quindi io posso dire ciò che voglio, io ve l'ho sempre detto, e su questa torcia mi sento anche questa di consigliarvela perché è un oggetto veramente veramente fatto bene. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e ci vediamo al prossimo video.